Qualche giorno fa ho ricevuto un commento sul mio canale che mi ha fatto venire voglia di registrare questo video. Lo faccio apparire in sovraimpressione, io lo leggo da qui. Seguo da tempo i tuoi video. Pierluigi Balduzzi scrive: seguo da tempo i tuoi video e suono uno splendido 12M del 1941. Bene, bello strumento. La domanda che ti pongo è la seguente: per un appassionato come me che ha solo un'ora e mezza, al massimo 2 ore di tempo, sai darmi qualche indicazione su quale potrebbe essere la routine di studio per arrivare a qualcosina di interessante nell'improvvisazione? Comunque complimenti per la voce, la tecnica e la chiarezza nelle spiegazioni. Sarebbe bello un video sulla routine di studio per gli appassionati. Ti ringrazio, eccetera. Grazie per i complimenti per la voce. Spero tu intenda il suono strumentale, la voce strumentale, perché come persona penso di avere una voce piuttosto brutta. Comunque, al di là di questo, grazie Pierluigi. Questo commento mi ha fatto venire in mente di parlare di questo, quindi come organizzare il proprio studio. Ma intanto, sigla. Se questa è la prima volta che capiti sul mio canale, voglio dirti brevemente che tutte le settimane carico dei video su ciò che riguarda il sax e il jazz, quindi possono essere argomenti che riguardano lo studio, come oggi, quindi su come organizzare lo studio, ma anche, non so, soli che sto trascrivendo, dischi che sto ascoltando, esercizi di armonia, improvvisazione, eccetera. Quindi, se vuoi sostenermi e se vuoi essere aggiornato sui prossimi video, ti invito ad iscriverti al mio canale. Andiamo dritti al punto, quindi come organizzare il proprio studio? Allora, questa è una domanda veramente cosmica, come si dice, nel senso che è difficile rispondere ad una domanda in modo così univoco. Comunque, iniziamo a far luce un po' su vari argomenti. Allora, diciamo che mi sono scritto qui degli appunti, altrimenti rischio di tralasciare qualcosa. Diciamo che sostanzialmente, ecco, io divido lo studio in 4 grosse aree. Un'area è quella della tecnica, un'altra è quella dell'ear training, un'altra è quella dell'armonia e un'altra è quella del repertorio. Allora parliamo un po' di queste macro aree. L'area della tecnica. Allora, per tecnica non intendo esclusivamente la velocità strumentale, come molti credono, ma per tecnica intendo anche produzione e controllo del suono. Quindi, produzione del suono, saper produrre un buon suono, e quindi per forza ovviamente lo studio delle note lunghe, lo studio dell'emissione dell'aria diaframmatica, non solo dell'emissione ma anche di come prendere aria, dell'articolazione, controllo della dinamica, controllo del vibrato, anche lo studio dei suoni armonici e quindi anche il controllo dei vari registri, basso, medio, acuto e sovracuto. Ho registrato diversi video su vari aspetti di questo, ne parleremo in futuro. Comunque intanto ti metto in sovraimpressione qualche video che riguarda questo argomento, magari così puoi dargli un'occhiata e capire di che cosa stiamo parlando, anche perché altrimenti questo video rischia di essere lungo un'ora. Quindi la tecnica è sicuramente un'area. Per quanto riguarda lo sviluppo proprio della velocità, lo sviluppo dell'agilità delle dita, dell'agilità dell'articolazione, diverse persone anche qui mi hanno scritto cosa posso fare per aumentare la velocità, come posso... Ovviamente non esistono dei trucchi. Non so se si vede quello che c'è scritto qui. Genius is 1% inspiration, 99% perspiration.
Cioè, che cosa vuol dire? È una frase di Edison. Il genio è 1% ispirazione e 99% traspirazione, ossia sudore, fatica. Ecco, per quanto riguarda la tecnica, è proprio questo il discorso. Cioè, la tecnica va studiata con il metronomo, piano piano, lentamente, aumentando gradualmente la velocità. Solo questo è lo studio della tecnica. È vero che qualcuno dice, ah, ma la tecnica, sai, è come andare in palestra, è una cosa che fai e rifai, basta studiarla. È vero, ma devi studiarla tanto prima di ottenere dei risultati di buon, se non alto livello tecnico. Ok, tecnica. Andiamo alla seconda area, ear training. Ecco, questo è qualcosa che io vi posso dire insegnando. Purtroppo, secondo me, è clamorosamente sottovalutato, specialmente qua in Italia, perché all'estero fanno un sacco di cose riguardo all'ear training. Io ho vinto da ragazzino una borsa per il Berklee College of Music, quindi conosco anche un po' la didattica americana e so che loro fanno veramente, lavorano molto di più di noi su questo, di media ovviamente, sono solo discorsi generici. L'ear training, ossia, è allenamento dell'orecchio. Allora, è vero che sicuramente nella musica in generale, ma anche nel jazz e nell'improvvisazione, bisogna avere tecnica, bisogna conoscere l'armonia, bisogna capire come fare delle frasi, insomma, c'è bisogno di tante cose. Però è vero anche, ragazzi, c'è poco da fare, si suona anche con le orecchie. Cioè, se alla fine noi avanziamo tanto dal punto di vista tecnico, ma non dal punto di vista dell'orecchio, non sappiamo distinguere un accordo maggiore da un accordo minore, non sappiamo riconoscere un intervallo, questo è un grandissimo limite dal punto di vista, specialmente per un improvvisatore, ma io direi per qualsiasi tipo di musicista. Quindi io direi la base dell'ear training, cioè almeno saper distinguere un accordo maggiore da un accordo minore e ovviamente saperlo cantare e cantare le scale di base, la scala maggiore, le scale minori, le scale pentatoniche, questo qui è qualcosa che sicuramente va approfondito e va fatto. Io posso dirvi che adesso, nel punto in cui mi trovo personalmente nello studio, vi dico proprio senza esitazione che io di queste aree, tecnica, ear training, armonia e repertorio, l'ear training è quella su cui lavoro di più, perché secondo me una volta che hai una buona tecnica, un buon suono, veramente è l'orecchio a guidare tutto. Poi la terza area, armonia. Ok, l'armonia, anche qui ovviamente è una cosa di una vastità incredibile. Comunque, a prescindere dal livello a cui tu sappia suonare il sassofono, sicuramente l'armonia, quindi la conoscenza degli accordi delle triadi, la conoscenza degli accordi di settima e anche nelle varie estensioni, nona, undicesima e tredicesima, delle scale maggiori, delle scale minori, delle scale pentatoniche, per poi muoversi verso le scale che possono alterare gli accordi di dominante, quindi la scala diminuita, la scala superlogria, che in questo caso è un modo della minore melodica, quindi anche la conoscenza delle scale modali, delle sostituzioni armoniche, di cosa siano le tensioni alterate, di cosa siano le tensioni invece diatoniche, quindi non alterate, i Coltrane Changes, eccetera. È un universo enorme. Sicuramente anche l'armonia è una cosa che va conosciuta perché arrivato ad un certo punto di tecnica, di suono, di tecnica strumentale, di improvvisazione, devi necessariamente approfondire l'armonia per andare avanti. Ed in questa sfera qui dell'armonia ci metterei anche la lettura musicale. È vero che sono due cose diverse, però sono sicuramente due cose che vanno affrontate anche senza strumento. Ovviamente l'armonia e la lettura poi vanno anche applicate alla musica, perché se tu sei un pozzo di scienza armonica, ma poi non sai tradurre questa cosa sul tuo strumento, non la sai tradurre, non la sai tradurre in frasi, è tutta aria fritta, diciamo così. Però è anche vero che questo tipo di studio dell'armonia e della lettura sicuramente va affrontato anche al di là del sassofono in separata sede, per poi ricongiungersi con il sassofono. Poi l'altra area è l'area del repertorio. Ecco, questa pure è una cosa importante. Perché? Specialmente nel jazz un aspetto molto importante è sapere molti brani, sapere molti standard, ma anche per una persona che faccia, non so, il musicista classico, io sono anche diplomato in sassofono classico,
anche se adesso insomma ho un po' abbandonato questa cosa, suono molto più jazz che musica classica, però è uno studio che ho fatto. Anche lì questa cosa fa la differenza, quindi devi sapere tanti brani, non basta solo saper suonare lo strumento. Poi se sei un jazzista, sapere tanti standard a memoria è qualcosa di assolutamente necessario e quindi molto importante. Per quanto riguarda l'inizio di, diciamo, quali sono gli standard più importanti, quali sono i primi 10 standard da conoscere, ho fatto un video riguardo a questo. A metà strada, diciamo, cioè una cosa che coinvolge sia l'ear training sia il repertorio è anche lo studio della trascrizione dei soli, che io ti consiglio caldamente di non fare prendendo le trascrizioni scritte, quindi prendendo i libri, ma di tirare giù i soli ad orecchio. Anche qui ho fatto diversi video a riguardo. Quindi puoi decidere di accoppiare varie cose. Per quanto riguarda lo studio dei temi, ad esempio, se io studio un tema di Charlie Parker, sicuramente posso fare uno studio che abbraccia sia il repertorio sia la tecnica strumentale, perché comunque di solito sono dei temi abbastanza virtuosistici, quindi posso accoppiare queste cose. Per quanto riguarda lo studio di una trascrizione, quindi tirare giù un solo ad orecchio dai dischi, sicuramente anche qui posso fare una cosa che riguarda sia l'ear training sia il repertorio a livello proprio di conoscenza culturale di quali sono i grandi sassofonisti, sia è anche un modo per approfondire lo studio degli standard, perché non so, io mi sto studiando un determinato standard, se mi tiro giù l'assolo di un musicista su quello standard, sicuramente rafforzo ancora di più la conoscenza di quello standard anche da un punto di vista armonico. Quindi queste aree è vero che schematizzando le ho divise, ma poi ovviamente devono coincidere. Riguardo alla trascrizione, poi io parlo spesso di trascrizione, quindi di tirare giù gli standard, non gli standard, scusate, i soli ad orecchio dai dischi, però è anche vero che ultimamente è una cosa che ho ripreso a fare un po' in tempi di pandemia, anche per gli studenti, però molto spesso trascrivo dei soli ad orecchio che poi non metto giù sul disco. Però vedete, in questo caso, per esempio, vedete qui, che c'è su questo, vedete? Ecco. Coltrane solo on Blue Train. Qua che c'è? Black Orpheus, Paul Desmond. Cannonball Adderley su Milestones. Chet Baker, Polka Dots and Moonbeams. Insomma, ne ho tirati giù veramente un sacco di soli, qui ce ne sono solo alcuni. E in generale la cosa che mi sono scordato di dire, ecco, così prima di chiudere almeno non mi dimentico questi due concetti fondamentali, è cercare di individuare cosa fai peggio. Perché se individui quello che fai peggio e ti concentri su di esso, innanzitutto ne prendi coscienza, che comunque già è una presa di consapevolezza niente male. E secondo, sono assolutamente convinto che migliorando quello che fai peggio, puoi sicuramente migliorare anche quello che fai meglio. L'altra cosa importante da considerare sono le ore di studio e anche la priorità, perché tutto è necessario, sicuramente avere una buona tecnica, avere una conoscenza armonica, avere una buona lettura a prima vista, una conoscenza del repertorio, saper improvvisare, insomma sono tutte cose sicuramente necessarie, però devi anche fare i conti col tempo che hai e soprattutto stabilire una priorità. Ecco, questo è l'aspetto importante. Cerca di stabilire una priorità a breve termine, non so, da qua a un mese devo cercare di fare questa cosa, da qui a 3 settimane devo cercare di fare questa cosa e cerca di darti delle scadenze. Questa è una cosa molto importante, perché se inizi a studiare così alla rinfusa senza obiettivo, sicuramente è molto facile che tu possa concludere poco. Se hai trovato questo video utile, lascia un commento, condividilo con qualche amico ed iscriviti al mio canale. Ci vediamo la prossima settimana con un altro video.